Ciao a tutti, mi trovo nel tempio della velocità italiana e forse anche mondiale, il circuito del Mugello. Sono qui perché oggi voglio farvi vedere qualcosa di nuovo, ovvero come funziona un weekend di gara. Ok, sono appena entrato nell'autodromo, più precisamente sono nel paddock che è qui alle mie spalle. Come vedete vesto i panni del Race Booking perché in questo evento in particolare, che è una gara della Coppa Italia FMI, noi di Race Booking facciamo le riprese video. E ancora lì, sportellate con Castagno! E resiste e si riprende il comando della gara! E la cosa bella di questo sport è che in qualunque weekend di gara l'ingresso al paddock è libero. Ora nella maggior parte delle gare si paga un biglietto d'ingresso dal costo accessibile a chiunque, si parla di 5, 10, massimo 15 euro, e chiunque appassionato di moto può venire qui a assistere alle gare dalle tribune o camminare in mezzo al paddock e vedere tutte le moto e i piloti presenti. E qui sotto in descrizione ho linkato i siti web di alcuni dei tanti campionati che ci sono in Italia, così potete vedere quelli vicino a casa vostra e andare ad assistere ad una delle gare. Come dicevo, quello in cui mi trovo adesso è il paddock, che è il cuore pulsante di qualunque gran premio. Nel paddock ci stanno tutti i piloti con le loro strutture, le moto, i team, ma non solo, ci sono anche le hospitality dove si può mangiare, i gommisti e vari stand di vari venditori dai quali si può ricevere assistenza per componenti, tute, caschi. Generalmente dipende dal campionato, i piloti arrivano in circuito qualche giorno prima della gara, quindi si può arrivare magari il giovedì, il venerdì, il sabato, dipende dal campionato. E i piloti possono decidere se stare o nel paddock o nei box. Naturalmente i box hanno un affitto, quindi bisogna pagare una quota per stare dentro i box, mentre invece il paddock è libero, solo che per stare nel paddock bisogna avere la propria struttura, quindi tenda, gazebo, eccetera eccetera. E tra l'altro guardate che ho trovato qui dentro un box il mio team. E intanto qua nei box si lavora e vediamo giovani apprendiste che imparano a montare le gomme. Allora, prendi questa, verifichi da che parte gira, quindi svitare, senso antiorario. Ammazza, oh! È da combattimento. Porca miseria! Quella che vedete qui invece è la pit lane. La pit lane è la zona in cui i meccanici possono comunicare con i piloti attraverso le tabelle numeriche che mettono fuori dal muretto dei box, e questo fa anche capire come mai avere un box sia più vantaggioso, perché si ha l'accesso diretto sulla pit lane, quindi maggior comodità e meno sbatti. Inoltre la pit lane è il luogo in cui le moto durante magari i turni di qualifica possono rientrare per fermarsi un attimo e verificare magari le pressioni, controllare eventuali problemi tecnici, parlare con i meccanici, eccetera eccetera. Quello che vedete qui alle mie spalle è il parco chiuso. Il parco chiuso è un'area speciale dove, finiti i turni ufficiali, quindi qualifiche e gare, i piloti si fermano, lasciano giù la moto e tornano al proprio box o alla propria tenda. Ma perché le moto devono essere lasciate qui? Perché i commissari devono avere la possibilità di verificare che sia tutto in regola. Infatti qualche team che voglia fare il furbo potrebbe, dopo aver verificato la moto il venerdì mattina, fare delle modifiche il venerdì pomeriggio che non siano permesse dal regolamento e quindi avere una moto fuori regolamento e più performante. Invece nel momento in cui il pilota finisce il turno e deve obbligatoriamente lasciare la moto qui, si è sicuri del fatto che nessuno vada a fare modifiche non concesse. Trascorsa la mezz'ora, se non ci sono comunicazioni da parte della direzione gara, le moto sono libere e i meccanici possono tornare a recuperarle. Sopra i box vedete questa mega struttura che praticamente tutti gli autodromi hanno. Lì sopra ci sono tante cose, a partire dagli uffici sino alla direzione di gara, con tutti i monitor da cui viene controllato in tempo reale tutto l'autodromo e vengono gestiti anche i commissari. Spesso vi è il bar, un ristorante. Questa qua è la sala stampa, dove fanno briefing, Sì, quelle che ti mando a casa. dove ci stanno i giornalisti durante le gare, eccetera eccetera. E subito fuori dalla sala stampa c'è
la bacheca dove vengono messi tutti i tempi e i risultati delle varie prove libere, gare, qualifiche, eccetera eccetera. Spesso poi in cima agli edifici c'è un terrazzo enorme dal quale si può assistere alla gara e alla partenza. Un motivo in più per venire a vedere le gare, specialmente in circuiti come ad esempio il Mugello, è che se si becca una giornata come questa si fa un tuffo in mezzo alla natura bellissimo, perché tutto intorno alla pista corre una strada percorribile in auto e in moto che porta a tutti i prati che costeggiano la pista, da cui non solo si può guardare tutto il tracciato e assistere alle gare, ma si può anche passare una giornata in mezzo alla natura, quindi fare un picnic, prendere il sole. Ok, ora che avete visto più o meno come è strutturato un autodromo e un evento del genere, ora vi spiego come si svolge il weekend di gara. Ecco, ci tengo a precisare che per chi non lo sapesse io faccio una serie di video che si chiama Racing is Life, dove racconto le mie gare motociclistiche e non appena farò le prime gare avrete modo di vedere dettagliatamente come si svolgerà ogni singolo minuto del mio weekend. Quindi con questo video in realtà vi do solo un'infarinatura generale, perché poi i dettagli li andrete a vedere nella serie. Quindi, come dicevo, appena i team arrivano in autodromo, la prima cosa che fanno è trovano la loro collocazione, sia essa nel paddock o nel box, e scaricano le moto e tutta l'attrezzatura. Una volta montato tutto, una volta che è tutto pronto, si porta la moto a fare le verifiche tecniche. Quello che vedete alle mie spalle è il box delle verifiche tecniche. Ora è praticamente deserto, ma il venerdì mattina qui fuori c'è una fila di moto immensa, perché è il box nel quale le moto vengono verificate, quindi ci sono dei commissari tecnici che hanno il compito di verificare che le moto siano in regola, e una volta verificate sulle moto viene applicato un bollino che garantisce che le moto possono partecipare alla gara. Una volta verificata si inizia poi a seguire il programma delle gare. Le gare che si svolgono su 3 giorni in genere hanno le prove libere il venerdì, le qualifiche il sabato e le gare la domenica. Le gare invece che si svolgono in 2 giorni hanno le prove libere, le qualifiche il sabato e la gara la domenica. Le prove libere sono dei turni in cui si gira liberamente e il cui risultato non influenza minimamente l'esito della gara, quindi i piloti e i team cercano di girare il più possibile per prendere confidenza con la moto, con la pista, fare l'assetto della moto. Una volta finite le prove libere e trovata quindi la quadra, si spera, a volte si fanno modifiche anche prima della gara, iniziano i turni di qualifica. E nelle qualifiche davvero senti l'enorme differenza che c'è, inizi a sentire davvero quanto sia importante il turno di qualifica, perché il turno di qualifica determina dove parti nella griglia di partenza. Infatti nelle qualifiche si gira liberamente, ognuno gira per conto proprio e per ogni pilota viene preso il miglior tempo. Il miglior tempo stabilisce da che posizione partirai in griglia. E si arriva infine al momento più atteso di tutto il weekend, ovvero la gara. Come potete vedere in questo momento particolare le condizioni non è che siano delle migliori, piove, anche se alcuni preferiscono la pioggia, qualche matto a cui piace andare sul bagnato c'è. E la procedura di partenza bene o male è sempre la stessa, i piloti pronti escono dai box, quelli che invece sono nel paddock si fanno tutta la pit lane e arrivano fino alla fine della pit lane. In questo punto qua vengono controllati dai marshal che verificano che effettivamente i piloti debbano prendere parte a questa gara. Questo anche perché non capiti che qualche pilota che non è iscritto alla gara e non faccia parte della gara non entri superando i controlli. E tutto il personale di supporto ai piloti, quindi meccanici, team manager, assistenti, fotografi, marshal, ombrelline, entrano da qui per entrare nella griglia di partenza. Quindi i piloti cosa fanno? Una volta usciti dalla pit lane fanno un giro intero della pista per venire poi a schierarsi nella griglia di partenza. Infatti se guardate i programmi delle gare, come ad esempio questo che vi sto facendo vedere in sovraimpressione, vedrete 2 orari: l'orario di ingresso pista, ovvero l'orario in cui la pit lane apre e i piloti possono entrare in pista, e l'orario di partenza della gara. Il tempo che passa tra l'ingresso in pista e la partenza della gara è il tempo in cui i piloti stanno in griglia, quindi come vedete in questo caso un quarto d'ora. Quindi dal momento in cui i piloti escono dalla pit lane al momento in cui si spegne il semaforo, in questo caso passa un quarto d'ora. Voi vi chiederete come fanno a sapere i piloti quanti minuti mancano prima della partenza. C'è questo simpatico uomo qui con questo cartello che sta a indicare quanti minuti mancano.
Ad esempio questo qua è il cartello dei 5 minuti. Quando viene esposto il cartello dei 5 minuti significa che mancano 5 minuti alla procedura di partenza. Ed è in fasi come queste che si vede l'importanza di avere un team di supporto, perché il team presente sulla griglia di partenza non solo porta tutto l'occorrente, quindi i cavalletti per tenere la moto su ferma, ombrello nel caso in cui piova come questi casi o nel caso in cui ci si trovi a luglio con 40 gradi, ma la cosa più importante è naturalmente l'assistenza del team per un eventuale cambio gomme, quindi in casi come questi in cui le condizioni non si sa se sono asciutte o bagnate, i team sono già pronti con un treno di gomme d'asciutto. Una cosa veramente tragica che ho anche provato quando ho fatto le gare in auto è finito il giro di ricognizione e non sai più dove devi metterti in griglia. Sono infatti dei commissari che si mettono sul muretto, che tirano fuori un cartello che ti fa vedere qual è la fila. Quindi se tu parti dalla terza fila vai a cercare il numero 3, se parti dalla quinta fila vai a cercare il numero 5. E la casella da cui parte il pilota è verniciata per terra, vedete questa qui è la casella numero 13, quindi questa è la 13ª posizione. Come vedete alle mie spalle la griglia si sta svuotando, questo perché quando viene esposto il cartello dei 3 minuti tutto il personale deve abbandonare la griglia, restano sulla griglia di partenza soltanto i piloti a bordo delle proprie moto. E questo è il momento più emozionante in assoluto di tutto il weekend, è quel momento in cui la tensione sale alle stelle, perché quello che provano i piloti in questo istante è qualcosa di indescrivibile. Bandiera rossa di fronte alla griglia che segnala che non si è ancora pronti, bandiera verde in fondo al gruppo che segnala che si può partire. È tutto pronto per l'inizio di questa manche, se ne va la bandiera rossa davanti, sventola la bandiera verde. Fronte alla griglia. È partito davvero bene lì davanti Corsini con Cini. Cini, che partenza, da paura. Di tutte le cose a cui si può assistere dal vivo, una partenza di una gara di moto, quando la vedi la prima volta, impazzisci, non capisci più niente. È una roba pazzesca, vi giuro, vi arriva una scarica di adrenalina stare a bordo pista che non potete immaginare e figuratevi starci sopra. Bene, come sempre vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, spero vi sia piaciuta questa infarinatura generale su come funziona un weekend di gara e se volete venire a toccarlo con mano vi consiglio di venire il 29 aprile all'autodromo di Franciacorta dove farò la mia primissima gara. E se state vedendo questo video dopo il 29 aprile ho linkato qui sotto il sito dove trovate il calendario delle mie gare di quest'anno. Grazie e mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube. Ciao ciao!